Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi della migliore attrazione del Friuli Venezia Giulia, che è il castello di Miramare. Vi fornirò il link del video che ho realizzato sull'iniziativa della piattaforma digitale Musement. In questo video, ve lo metto qui sopra, pubblicato in precedenza, parlo di una mappa creata da Musement basata sul numero di recensioni su Google. Potrete trovare ulteriori dettagli su questo progetto guardando il video. Se siete interessati, vi consiglio di dargli un'occhiata. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio anche di iscriverti al mio canale. L'iscrizione è gratuita per te, ma per me rappresenta un gesto molto importante, mi aiuterà a far crescere il mio canale e a condividere i miei contenuti con un pubblico sempre più ampio. Non perdere l'opportunità di diventare parte della mia community e non perderti i prossimi video che pubblicherò. Parlando del castello di Miramare, è una delle più belle e famose residenze reali d'Italia, situata nei pressi di Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Fu commissionata dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo, fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, come residenza estiva. L'arciduca aveva trascorso gran parte della sua vita militare in giro per l'Europa e aveva sempre sognato di avere una casa sulla costa adriatica, dove poter trascorrere le sue vacanze. Il castello di Miramare è considerato uno dei più importanti e belli esempi di architettura neogotica in Italia, quindi penso che valga proprio la pena di visitarlo una volta nella vita. Oltre alla bellezza architettonica dell'edificio, il castello è anche situato in un luogo straordinario, con viste panoramiche sul mare Adriatico. All'interno del castello ci sono numerose sale affrescate arredate con mobili d'epoca e oggetti d'arte che offrono un interessante sguardo sulla vita dell'arciduca Massimiliano e della sua famiglia. Inoltre il castello è circondato da un grande parco, ideale per passeggiate e picnic. Se siete interessati all'architettura, alla storia o semplicemente a trascorrere una giornata all'aria aperta, penso che il castello di Miramare possa essere una destinazione interessante da visitare. Il castello di Miramare fu costruito tra il 1856 e il 1860, secondo il progetto dell'architetto Carl Janker. L'edificio è un perfetto esempio dello stile neogotico con torri, merli, finestre ad arco e decorazioni elaborate. L'arciduca Massimiliano e sua moglie, Carlotta del Belgio, trascorsero solo pochi anni nel castello, prima che Massimiliano venisse chiamato a diventare il nuovo imperatore del Messico. Nel 1864 l'imperatore, infatti Napoleone III, inviò Massimiliano in Messico per stabilire un regno monarchico, ma il suo regno durò solo pochi anni e finì tragicamente con l'esecuzione di Massimiliano nel 1867. Dopo la morte di Massimiliano, il castello di Miramare divenne la residenza estiva dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria e della sua famiglia. Fu anche utilizzato come luogo di vacanza da molti altri membri della famiglia imperiale, come la famosa Sissi, ovvero Elisabetta d'Austria. Il castello di Miramare è una delle principali attrazioni di Trieste. Il nome Miramare deriva dallo spagnolo Mira el Mar, che significa guarda il mare, in quanto l'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che fece costruire il castello, fu ispirato dai castelli spagnoli affacciati sulle coste dell'Oceano Atlantico. Il castello di Miramare è oggi una delle principali attrazioni turistiche della regione e viene utilizzato per eventi culturali e mostre d'arte. Naturalmente è aperto al pubblico per visite guidate che permettono di scoprire la storia e la bellezza di questo importante edificio storico. Nonostante la sua bellezza e la sua storia affascinante, il castello di Miramare è stato oggetto di una leggenda bizzarra, secondo cui chiunque pernotti all'interno del castello è destinato a morire prematuramente in terra straniera. Secondo un'altra leggenda, invece, lo spirito dell'arciduca Massimiliano non avrebbe mai lasciato Trieste e il suo fantasma si aggirerebbe ogni notte nel grande parco del castello di Miramare. Si dice che Massimiliano, non avendo potuto godere del parco durante la sua vita, passa le notti a contemplare le diverse specie di piante importate da tutto il mondo. Questa leggenda avvolge il castello di Miramare in un alone di mistero e fa sì che molti visitatori si chiedano se sia vero o no. Tornando al parco, il parco di Miramare è un luogo unico che combina elementi naturali e artificiali.
Inizialmente progettato come stazione sperimentale di rimboschimento e impianto di specie botaniche rare, il parco è diventato un luogo dove è ancora possibile respirare l'atmosfera della vita di Massimiliano e il suo rapporto con la natura dell'epoca in cui è stato realizzato. È possibile visitare il parco del Castello di Miramare gratuitamente, senza nessun costo. Ma ora andiamo a leggere le recensioni che gli utenti hanno lasciato su Google. Ho selezionato alcune recensioni, sia positive che negative, relative al Castello di Miramare e ai servizi turistici che offre. Sarà interessante leggere cosa hanno detto gli utenti del castello e come queste recensioni possono aiutare a comprendere meglio il luogo e i servizi che offre. Le recensioni degli utenti possono essere molto utili per capire i punti di forza e di debolezza del luogo e dei suoi servizi turistici e per prendere una decisione informata sulla visita o meno del luogo. La prima recensione negativa è di Carlo Prandina, che praticamente si lamenta sul fatto che bisogna prenotare perché non è indicato sul sito, ci sono problemi col parcheggio e non è indicata la possibilità di raggiungere il castello con mezzi pubblici o altro. L'utente infatti è arrivato col camper e ha garantito che è stato un disastro. Infatti il mio consiglio è di raggiungere il castello o col pullman o col treno, perché col parcheggio è veramente dura. Bisogna arrivare al mattino presto per trovare disponibilità sia di parcheggi liberi, ma soprattutto anche disponibilità nel parcheggio adiacente al castello. La seconda negativa è di Vincenzo Scarrone e dice che il posto è meraviglioso, ma anche lui ha avuto problemi col parcheggio perché è un incubo e ve lo posso assicurare anch'io, perché specialmente quando ci sono autobus diventa veramente un caos, anche semplicemente camminare per i pedoni che devono stare molto attenti. La terza recensione negativa è di Nicola Zanini. Pessima comunicazione, pessimo parcheggio, percorso auto a senso unico alternato, condiviso con pedoni. Si lamenta sempre del parcheggio alla fine. Quarta recensione negativa è riferita ai bagni, che sono spesso inagibili, sporchi, e qualcuno sostiene che è quasi meglio farli pagare in modo che qualcuno li mantenga puliti. E sinceramente sono d'accordo anch'io su questa cosa, anche perché ricordiamo che la maggior parte dei bagni mi sembra si trovi vicino al parco, quindi il parco è libero, quindi si può fare anche pagare magari 50 centesimi per il bagno. La quinta e ultima recensione negativa è di Irene Boscaro ed è riferita alla cura del parco. Dice che il castello e il parco sono molto belli, ma il stato di cura del parco è discutibile. Per non parlare poi sempre del parcheggio, che ci si mette quasi più di mezz'ora a entrare. E concordo sul fatto del parco, perché anch'io in diverse visite che ho fatto l'ho trovato un po' gestito male. Passando invece alle recensioni positive, la prima naturalmente dice che questo è un luogo sensazionale per la sua bellezza architettonica, per la posizione, per la vista su Trieste e sul mare Adriatico, e non posso che confermare, anche perché si può godere di questa vista in maniera completamente gratuita, perché l'ingresso è a pagamento solo nel castello, ma attorno al castello la visita è proprio gratuita. La seconda recensione positiva è sempre posto meraviglioso. A parte la storicità del castello, in questo luogo affacciato sul mare puoi passare delle ore bellissime insieme alle persone care. A pochi passi dal centro di Trieste, un bellissimo paradiso immerso nella natura affacciato sul mare. La terza recensione positiva invece ci indica che si può raggiungere il castello con l'autobus numero 6 da Trieste. Questa informazione non la sapevo neanch'io, e che si può parcheggiare a qualche chilometro di distanza gratuitamente. Questo lo posso confermare, specialmente se si arriva al mattino presto, mentre il parcheggio interno costa circa 2 euro all'ora.
La quarta recensione ci dice sempre che consiglia la visita, che va prenotata in anticipo, mentre l'ultima recensione positiva mi ha dato un'informazione molto interessante, perché ma che il costo del biglietto, oltre che essere 10 euro, con la Friuli Venezia Giulia Card è completamente gratuito, e questa cosa non la sapevo neanch'io. Quindi ti chiedo di farmi sapere qui sotto se questa attrazione la consideri la più importante del Friuli Venezia Giulia. Allora, cosa ne penso dal mio punto di vista e perché secondo me una volta nella vita bisogna visitare questo posto. Secondo me, che sono molto appassionato di castelli, il castello di Miramare è una residenza affascinante, situata in un luogo bellissimo, lo avete visto dalle immagini. Immaginatevi di alzarvi ogni mattina e di vedere il mare dalla vostra finestra. Penso che sia stata una scelta giusta, quella da parte dell'arciduca Massimiliano, di costruire il castello in questo posto, anche se purtroppo non ha potuto godere a lungo di questo luogo incantevole. Sono d'accordo con le recensioni che ho letto e con le persone che sostengono che arrivarci in auto può essere caotico e molto complicato, specialmente se si cerca di arrivare al pomeriggio. Il treno secondo me è un'ottima alternativa per evitare questo problema. Quindi ti ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Se l'hai trovato interessante ti chiedo di lasciare un like e di valutare l'iscrizione al canale. Io ti do appuntamento al prossimo video. Arrivederci.